Ma guardate che spettacolo di crop top granny! Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e finalmente oggi vi mostro come ho realizzato questa meraviglia che ha 3 mattonelle pentagonali davanti e una dietro. Allora, il progetto si può adattare a qualsiasi taglia. Nel corso del tutorial vi suggerirò come fare. Ovviamente potrete farlo più lungo o ancora più corto, perché no? Io mi sono limitata a questa lunghezza al di sopra dell'ombelico, quindi è un crop top a tutti gli effetti. Per una taglia M ho utilizzato all'incirca 250 grammi di filato, ma ve lo scrivo qui sullo schermo perché non mi ricordo bene, visto che ho fatto il progetto circa un mesetto fa abbondante. Infatti questo è uno di quei progetti che sarebbe dovuto andare online nel mese di agosto piuttosto che adesso. Ma comunque, come vi dicevo qualche tutorial fa, non è mai troppo tardi, potete utilizzare ciò che avete a disposizione e ho utilizzato il Wow di Katia. Allora, è un 70% poliestere e un 30% viscosa. Io ero un po' scettica a realizzare un capo di abbigliamento con questo filato, lo vedete anche voi, sembra un po' pesantuccio, bello massiccio. E io sinceramente non indosserei mai questo capo in pieno luglio e agosto, perché qui in Sicilia fa davvero tanto caldo. Ma comunque ho azzardato lo stesso perché sul sito di Katia viene suggerita la realizzazione sia di borse accessori che di capi di abbigliamento. Infatti, se andate sul sito vedete proprio che vi è il pattern di una canotta. Quindi ho voluto azzardare e verificare appunto realizzando un capo se è più o meno adatto. Secondo me no, però comunque io sicuramente indosserò questo capo nelle giornate più fresche, magari giornate serali oppure settembre-ottobre. Ho lavorato questo filato con l'uncinetto numero 5 un po' per sbaglio, ma vi spiego tutto nelle clip successive. Credo di non aver dimenticato nulla. Se avete qualche domanda fatela pure, vi aspetto giù nei commenti anche perché voglio sapere cosa ne pensate. Vi riporto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti il prossimo tutorial. Ve lo anticipo già da subito, si tratta di una borsa che si sposa perfettamente a questo crop top. Ho utilizzato lo stesso filato e dai, ve lo dico, stile granny, non potete assolutamente perderlo. A questo punto, sigla! Per questo progetto utilizzerò il Wow Rewash di Katia in 3 colorazioni. La colorazione numero 61, 64 e la numero 63. Si tratta di un 70% poliestere e un 30% viscosa. Sul sito viene consigliato l'utilizzo di questo filato sia per la creazione di borse e accessori che per la realizzazione di capi. Ogni gomitolo è composto da 100 grammi e più o meno vi sono 90 metri di filato. Gli uncinetti consigliati sono il 6,5-7, ma io utilizzerò questa volta il numero 5. Per la parte davanti del top basterà realizzare 3 mattonelle pentagonali, mentre per la parte dietro soltanto una. Per realizzare la prima mattonella basterà avviare un anello magico, prelevare il filo al centro dell'anello magico e andare a bloccare con una catenella. All'interno di questo anello bisognerà lavorare gruppi di 3 punti alti. Intanto il primo lo vado a sostituire con i 2 punti bassi, potete fare anche le 3 catenelle. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Due catenelle di separazione e ripeto questo modulo per altre 4 volte. Tre punti alti, più 2 catenelle, 3 punti alti, più 2 catenelle. Una volta terminato il giro dobbiamo avere questo risultato. Termino con l'ultimo gruppo, il quinto, di 3 punti alti più le 2 catenelle di separazione. Posso chiudere il giro nel primo punto alto o nella terza catenella con punto bassissimo. Faccio una catenella di sicurezza, stacco il filo, tiro la coda dell'anello magico e chiudo il cerchio. Seconda colorazione, faccio un cappio
che tengo sull'uncinetto. Mi aggancio nelle 2 catenelle di separazione, entro, prendo tutte le code che ho dietro e le vado a bloccare subito. Faccio il primo punto basso e un altro punto basso che mi vanno a sostituire il primo punto alto. Anche qui potete fare le 3 catenelle come vi viene meglio. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Passo alle 2 catenelle di separazione successive e ripeto lo stesso modulo. Prendo il filo, 3 punti alti nelle 2 catenelle di separazione sottostanti del giro precedente, due catenelle di separazione e altri 3 punti alti sempre nello stesso spazio. Continuo in questo modo ripetendo questo modulo sugli altri 3 angoli per un totale di 5 angoli. Fatto l'ultimo modulo andiamo direttamente a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Con un punto bassissimo, catenella di sicurezza, stacco questa colorazione e prendo quella gialla. Cappio sull'uncinetto, questa volta mi inserisco tra un gruppo e l'altro, tra un angolo e l'altro, proprio qui. E vado a sostituire sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi. In questo spazio lavorerò un gruppo di 3 punti alti, così come sugli altri 4 lati. Mentre sugli angoli, dove ci sono le 2 catenelle di separazione, ripeterò il lavoro di prima. 3 punti alti, due catenelle di separazione più 3 punti alti. Mi ritrovo sul secondo lato, tra un gruppo e l'altro, in questo spazio faccio un gruppo di 3 punti alti e poi vado a lavorare l'angolo, quindi l'aumento, costituito da 3 punti alti, due catenelle e 3 punti alti nello spazio delle 2 catenelle. Ripeterò questo lavoro sugli altri 3 lati finché non termino anche questo terzo giro. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Continuo sempre con la stessa colorazione, mi sposto nel punto successivo con un punto bassissimo. Entro nel terzo punto alto, punto bassissimo, vado nello spazio tra un gruppo e l'altro, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Questo è il quarto giro. Mi sposto nelle 2 catenelle di separazione e ripeto l'aumento, 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e altri 3 punti alti nello spazio delle 2 catenelle. Se durante il primo giro lavoravamo soltanto su uno spazio, adesso lavoriamo su 2 spazi. Ripeteremo i gruppi di 3 punti alti. Primo gruppo di 3 proprio qui. Secondo gruppo di 3 esattamente qui.
angolo ripeto l'aumento, tre punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, e in ciascun spazio al di sotto lavoro gruppi di 3 punti alti. Ripetiamo sugli altri 3 lati. Concludo il giro con l'ultimo gruppo di 3 nell'ultimo spazio dopo l'angolo. Prendo un po' di filo, prendo un ago e vado a chiudere non nel primo ma nel secondo punto alto con asola invisibile. Nascondo il filo in eccesso tra i punti. La mattonella misura 14 cm per 16 cm. Fatta la prima, ne realizziamo altre 3 come vi dicevo prima per un totale di 4. Dispongo le 3 mattonelle esattamente in questo modo, quindi la prima in alto con la punta verso il basso, mentre le altre 2 sotto con la punta verso l'alto. Andremo a fare esattamente 3 cuciture, 1, 2 e 3. Già ho cucito la prima con la seconda, quindi quella superiore con quella inferiore a destra. Ho messo le 2 mattonelle dritto contro dritto e ho cucito un punto per ciascun punto. Ho tagliato il filo e adesso cuciamo insieme la terza. La terza verrà cucita prima sulla seconda e poi sulla prima. Lo facciamo insieme. Estremità sempre verso l'alto, dritto contro dritto. Giro il mio lavoro, prendo il filato, faccio un cappio per comodità che tengo sull'uncinetto e mi inserisco intanto nelle 2 catenelle di separazione. È possibile cucire anche con ago e filo. Primo punto basso, poi entro nel primo punto alto e nel primo punto alto e inizio a lavorare i miei punti bassi sui punti alti. Secondo punto, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, 9, 10, 11, 12, ultimo punto 13 con tredicesimo e poi blocco catenella con catenella, 14° punto. Bene, una volta fatto questo apro il mio lavoro, quindi questo sarà il risultato. Non mi rimane che andare a cucire questo lato senza staccare il filo. Questa volta porto la mattonella in basso verso l'alto, così entro nella catenella di separazione con l'altra, ok, e vado a lavorare 14 punti. 2, 3, 13, 14° punto nelle catenelle di separazione, catenella di sicurezza e stacco il filo. E voilà, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Bene, una volta cucite tutte e 3 le mattonelle bisogna andare a lavorare sul girovita. Questo lavoro ovviamente lo faremo tutti, per cui andiamo a misurare il nostro girovita e dividiamo per 2. Io qui ho ben 30 cm. Per raggiungere la metà
del mio girovita devo arrivare a 37 cm. Questo significa che mi mancano, sono a 31, mi mancano 6 cm. Questi 6 cm li devo distribuire sia sul lato che sull'altro lato. Già ho fatto 4 calcoli e nel mio caso per raggiungere 37 cm devo andare a lavorare 2 righe a punto grenni a destra, 2 righe a punto grenni a sinistra. Quindi giro il mio lavoro, prendo nuovamente il mio filo, vado a fare un cappio e mi aggancio direttamente nelle 2 catenelle di separazione. Mi lavoro anche la coda dietro. Faccio un primo punto basso e un altro per sostituire il primo punto alto. Nello stesso punto aggiungo un secondo punto alto. Spazio successivo, gruppo di 3 punti alti, 1, 2, 3, spazio successivo, altro gruppo di 3 punti alti, ultimo spazio, ultimo gruppo di 3 punti alti. Nelle 2 catenelle di separazione andiamo a lavorare gli ultimi 2 punti alti, proprio come ho fatto all'inizio, e voilà, ho ripreso il punto grenni a pannello. Vado a fare una seconda riga, quindi giro il mio lavoro. Durante la seconda riga cambia un po' lo schema. Se durante la prima ho lavorato 2 punti ad inizio e fine riga, durante la seconda vado a lavorare un solo punto alto nel primo punto. Dopodiché vado a lavorare lo spazio successivo, quindi durante questa riga lavorerò 1, 2, 3, 4 spazi totali piuttosto che 3 come nella riga precedente. Primo gruppo di 3. Secondo spazio. Terzo spazio, quarto ed ultimo spazio. Concludo con l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto al di sotto. Ok, dunque faccio una catenella, io avrei finito il mio lavoro su questo lato, devo ripetere queste 2 righe sempre con la stessa colorazione dall'altra parte. Però chi deve raggiungere una circonferenza maggiore rispetto alla mia può benissimo andare avanti con le righe che occorrono. Come andare avanti? Basterà andare a ripetere la primissima riga, quindi nel primo punto si lavorano 2 punti alti. E poi si passa non a questo spazio ma a quello successivo, mi raccomando, e si lavorano 1, 2 e 3 spazi e si conclude con i 2 punti alti. Se occorre un'altra riga, allora ripetete la seconda, un punto alto e poi andate a lavorare i 4 spazietti. Credo che sia tutto abbastanza chiaro. Io chiaramente qui ho terminato, stacco il filo, anzi ne stacco un po' di più perché questo filato mi occorrerà per andare a cucire. Giro il mio lavoro, riprendo il filo e ripeto le 2 righe a punto grenni esattamente dall'altra parte. Bene, ho terminato la parte davanti del mio top. Il mio girovita adesso misura 37 cm, perfetto. Ora devo riportare questi 37 cm esattamente sulla mattonella, sull'unica mattonella dietro che ho realizzato. Eccola qui, già ho fatto il mio lavoro perché comunque bisogna andare a ripetere quello che vi ho mostrato a destra. Niente di
più niente di meno. L'unica differenza è che giustamente avendo un'unica mattonella sulla zona dietro del top ho dovuto lavorare molte più righe. Ora anche qui quante righe andare a lavorare sia a destra che a sinistra? Tante righe sufficienti a raggiungere la metà del giro vita. Infatti se vado a misurare sono a 39 cm, ho 2 cm in più, ma poco importa, avrei dovuto fare una riga in meno sia a destra che a sinistra, ma se avessi fatto in questo modo su questo pannello dietro avrei terminato con i 2 punti alti e i gruppi di 3 per 3 volte e i 2, quindi i punti non sarebbero coincisi con i punti che mi ritrovo sulla parte davanti, non so se mi spiego. Quindi ai fini della cucitura ho preferito fare una riga in più sia a destra che a sinistra. In totale ho fatto 8 righe. Anche qui per ogni taglia in più dovete regolarvi sempre con i centimetri del girovita. La mattonella dietro che le mattonelle davanti rimangono invariate per tutte le taglie. Bisogna lavorare appunto sul girovita. Credo che tutto sia abbastanza chiaro. Una volta fatto questo andiamo a cucire ovviamente il nostro girovita sia da una parte che dall'altra parte. Mi basterà andare a mettere i 2 pannelli dritto contro dritto e andare a cucire sul rovescio. Una volta cucito sia un lato che l'altro lato capovolgiamo il tutto. Mi raccomando, l'angolo deve coincidere con la zona superiore, quindi con la zona dello scollo. Entro nel primo punto alto del pannello dietro, prendo il cappio e lo faccio passare attraverso il primo punto. Intanto blocco con una catenella, poi entro sempre negli stessi punti 1 e 2 e inizio la mia cucitura a punto basso. Ovviamente potete fare questo procedimento con ago e filo. Ritornando al discorso di prima, se su uno dei 2 pannelli avessi terminato la riga a punto granny, per esempio non con la seconda ma con la primissima, questo lavoro non avrei potuto farlo perché i punti poi non coincidevano. Ecco, intendevo dire proprio questo poco fa. Bene, devo bloccare soltanto l'ultimo punto alto con l'ultimo punto alto. Si stacca il filo, io qui l'avevo già staccato, si fa una catenella e si blocca il filo in eccesso, ma io lo bloccherò in un secondo momento. Prima giro il mio lavoro, riprendo il filo e vado a fare la cucitura, anzi già ho il filo attaccato qui perché l'avevo lasciato lì. Capovolgo il capo, lo provo e se tutto va bene, se il girovita va bene, vado a bloccare tutti i fili. Fate delle prove anche voi. È vero che abbiamo preso le misure, quindi non ci possiamo sbagliare, però è sempre bene fare delle prove. Bene, una volta indossato il capo e capovolto il nostro lavoro, possiamo procedere con il rifinire la zona davanti, dietro e nello stesso tempo andiamo a realizzare la bretella. Il lavoro che già ho fatto qui lo faremo insieme dall'altra parte. Riprendo nuovamente la variante fucsia e faccio un cappio. Mi aggancio tra un gruppo di 3 e l'altro perché continueremo la nostra lavorazione a punto granny. Quindi intanto sostituisco il primo punto alto, aggiungo altri 2 punti per un totale di 3. Ok. Andremo a lavorare in ciascun spazio tra un gruppo di 3 e l'altro, è chiaro. Quindi gruppo numero 2. Sto lavorando sulla mattonella dietro. Numero 3, ok, già mi ritrovo sulle 2 catenelle di separazione,
Quindi vado a fare un punto alto e da qui faccio partire una serie di catenelle che andranno a formare la bretella. Dunque io ne farò 28. Inizialmente ne avevo fatte 40, ma erano troppe. Vi suggerisco comunque di indossare e fare delle prove, quindi avviate le vostre catenelle, provate il capo e se tutto va bene procedete, altrimenti diminuite o aumentate il numero delle catenelle. 1, 2, 3, 26. 27, 28. Fatto questo, giriamo leggermente il nostro lavoro e ci agganciamo nelle 2 catenelle di separazione della parte davanti. Prendo il filo, entro nelle 2 catenelle e faccio un solo punto alto e voilà, seconda bretella fatta. Quindi prendo il filo e vado a lavorare in ciascun gruppo, però intanto lavoro i primi 3. 1, 2, 3, quindi primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, il quarto gruppo non lo lavoro qui e nemmeno qui, ma proprio sulla via di mezzo, nonché sulla cucitura. Entro al centro della cucitura precedente e faccio un gruppo di 3. 1, 2 e 3. Da questo punto passo direttamente ai 3 gruppi successivi. 1, 2 e 3. Secondo gruppo, terzo gruppo. Ora qui ci ritroviamo sulla zona laterale del busto. Qui in base alla taglia che state sviluppando farete più o meno gruppi di 3. Io farò gruppi di 3 in una riga su 2. Mi spiego meglio. Intanto vado a lavorare il primo gruppo proprio qui, nelle 2 catenelle di separazione della mattonella davanti. L'importante è avere lo stesso numero di gruppi sia su un lato che sull'altro lato, mi raccomando. Poi salto una riga e vado nella successiva. Entro proprio al centro del punto alto che ho e faccio un gruppo di 3. 1, 2 e 3. Lavoro un gruppo di 3 anche sulla zona della cucitura, quindi proprio qui al centro. Poi salto una riga, passo alla successiva e faccio il terzo gruppo. Devo avere un totale di 6 gruppi proprio come dall'altra parte. Salto una riga e vado nella successiva, quarto gruppo. Salto una riga e vado nella successiva. Cerco di entrare al centro del punto alto, così non dilato troppo i punti. Uno, 2, 3, 4, 5, devo fare l'ultimo e lo faccio proprio nell'ultima riga. Uno, 2 e 3. Quindi vado a fare l'ultimo modulo di 3, 1,
2 e 3 nelle 2 catenelle di separazione della mattonella davanti e poi vado a chiudere con un punto bassissimo. Chiuderemo i prossimi 3 giri esattamente allo stesso modo per proseguire a punto granny, quindi mi raccomando, lo ripeto soltanto questa volta perché poi andremo avanti da soli. Basta spostarsi a punto bassissimo nei prossimi 2 punti. Quindi abbiamo 3 punti bassissimi e poi andiamo direttamente al centro qui nello spazio tra un gruppo e l'altro e da qui ripartiamo un punto basso sull'altro. Aggiungiamo 2 punti alti per un totale di 3, vado a lavorare il prossimo spazio, vado a fare un punto alto sul punto alto e lo stesso faremo nei prossimi 2 giri e poi sulle 28 catenelle o sulle catenelle che avete avviato voi andiamo a lavorare un punto basso, prima catenella, un punto basso, seconda catenella, secondo punto basso e così via per un totale di 28 punti bassi. 4, 28esimo punto basso, sul punto alto il primo lavoro un punto alto, lo stesso farò nei 2 giri successivi e da qui direttamente passo allo spazio successivo, lavoro un gruppo di 3. Vado a lavorare un gruppo di 3 in tutti questi spazi che ho al di sotto, compresi quelli lavorati sulla zona laterale. Fatto l'ultimo, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo, mi sposto con i 3 punti bassissimi e riparto. Quindi punto granny su punto granny e sui punti bassi lavoriamo punti bassi. Abbiamo fatto insieme 2 giri, ne farò altri 2 per un totale di 4. Bene amiche ed amici, terminati 4 giri posso andare a chiudere il tutto con asola invisibile, quindi taglio il filo e mi aiuto con un ago, vado a chiudere non nel primo ma nel secondo punto alto, entro al centro dell'ultimo e poi sul retro chiaramente vado a bloccare il filo in eccesso. Ok, poi lo faccio in un secondo momento, andiamo avanti. Come notate il top è molto crop, misura 27 cm, quindi per una giovane ragazza potrebbe andare più che bene. Per me è troppo corto sinceramente, anche se indosso jeans, gonne a vita alta è un po' cortino, mi piacerebbe allungarlo e so che potrebbe essere una cosa gradita anche per voi. Infatti vi mostro come allungare il top e arrivare ai centimetri che più desideriamo. Io solitamente arrivo a 43 cm per un top, una maglia. Siccome voglio continuare il mio lavoro sempre con la stessa tonalità fucsia, finché mi regge il filo io continuo. Dunque, come fare? Anche qui è semplicissimo, non dobbiamo fare altro che andare a ripetere tutto quello che abbiamo fatto per andare a realizzare la bretella. Allora, possiamo partire anche dalla mattonella dietro, quindi al solito faccio un cappio, vi mostro questa cosa molto velocemente perché sono dei passaggi ripetitivi. Mi inserisco sempre tra un gruppo e l'altro, ormai è chiaro, e vado a fare un gruppo di 3 punti alti. Poi passo alle 2 catenelle che ho di separazione proprio qui, lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima. Sulle zone laterali ovviamente andremo a lavorare i 6 moduli, o quantomeno lo farò io per la mia taglia, proprio come ho fatto all'inizio. Mi riferisco a questa zona, sempre 6 moduli, dobbiamo avere insomma lo stesso numero di punti. Salto una riga, vado nella successiva e faccio un gruppo. Salto la riga successiva e vado nella seconda e faccio un gruppo di 3 punti alti. Insomma, io penso che sia abbastanza chiaro, non vorrei dilungarmi troppo né allungare il video, insomma, perché poi durerebbe un po' troppo. Quindi io continuo così, poi un gruppo di 3 nelle 2 catenelle di separazione,
Qui ovviamente abbiamo tutti gruppi di 3, lavoreremo sempre in ciascun spazio. Alla cucitura, proprio come abbiamo fatto prima, andremo a lavorare un gruppo esattamente qui, saltando le due catenelle di separazione, solo un gruppo al centro, e si procede finché non si chiude il giro, ci si sposta con punti bassissimi, ci alziamo a punto alto e non faremo altro che lavorare gruppi di 3 sempre in ciascun spazio, niente di più, niente di meno. Io vi ripeto, continuerò così finché non finisce tutto il filato che mi è rimasto. Alla fine ho fatto un totale di 4 giri, ho staccato il filo, sono andata a chiudere con una sola invisibile, mi sono aiutata con un ago, mi sono inserita al centro del secondo punto alto, sostituendo il primo punto alto al centro dell'ultimo, e poi ho nascosto il filo in eccesso. Poi ho ripreso nuovamente quel po' di filo che mi era rimasto e sono andata a rifinire tutta la zona dello scollo. Mi sono agganciata alle 2 catenelle di separazione della mattonella dietro, ho fatto una catenella più un punto basso, poi per ciascun punto alto ho lavorato 2 punti bassi. In ciascuna catenella di ciascuna bretella un punto basso, e di nuovo un punto basso nelle 2 catenelle di separazione, e dove c'è il punto granny un punto basso ho ripetuto sull'altra bretellina fino a terminare poi tutto il giro. Ho terminato con gli ultimi 2 punti bassi nell'ultimo punto alto e con l'ultimo punto basso dove avevo lavorato una catenella più un punto basso. Ho chiuso con una sola invisibile, anche qui mi sono aiutata con ago andando a formare l'asola alla catenella iniziale. Si nascondono i fili ed il gioco è fatto. Bene amiche ed amici, anche questo progetto si può definire concluso. Questo qui è il risultato, è a dir poco spettacolare, sia per modello sia per combinazioni colori. È un crop top a tutti gli effetti, come avete visto, arriva sopra il mio omelico, ma volendo, facendo più giri, potreste farlo più lungo e adattarlo alle vostre forme. È a mo' di corpetto, abbraccia perfettamente la zona del nostro seno e busto. Penso che mi valorizzi molto, mi piace. Il gomitolo arancione è integro perché praticamente ho fatto soltanto un giro in ciascuna delle 4 mattonelle, mentre questo è ciò che mi rimane del gomitolo in giallo. Visto che ho altri 100 grammi in questa colorazione, potrei benissimo abbinare al crop top una bella borsa granny super colorata. Che dite? Fatemi sapere nei commenti. Il mio crop top misura 34 cm, larghezza 40 cm. Ovviamente questi 40 cm corrispondono al mio girovita, non ai fianchi, mentre circonferenza seno 45. Considerate che io sono 84, ho 6 cm di margine in più, però comunque come avete visto l'indosso è perfetto. Come avete visto potete adattare questo progetto a qualsiasi taglia. Il lavoro si sviluppa non tanto sulle mattonelle, perché quelle le potete realizzare allo stesso modo di come le ho realizzate io, ma quanto sulla zona del girovita, quindi basta fare più o meno righe proprio ai 2 lati ed il gioco è fatto. Adesso tocca a voi replicare lo stesso progetto. E allora non è uno splendore? Ve lo faccio vedere meglio dietro, anche se già l'avete visto in anteprima. Che dire, io molto soddisfatta di questo progetto, io spero vi sia piaciuto e spero proviate a replicarlo per le vostre figlie, nipotine, insomma secondo me piacerà tantissimo. Come sempre vi aspetto giù nei commenti. Mi raccomando, supportami con un bel pollice all'insù e condividi questo video affinché tanti altri amici creativi possano replicare lo stesso progetto. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Mi raccomando, vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video tutorial che riguarda la borsa abbinata a questo crop top. Mi raccomando, grazie ancora, un bacino a tutti!